Iniziamo subito questa nostra nuova analisi. Oggi esploreremo un rigoroso studio economico pubblicato sulla prestigiosa rivista PNS dai ricercatori Nico Voigtländer e Hans-Joachim Vogt. L'obiettivo? Esplorare un tema davvero profondo e complesso. Le credenze, gli atteggiamenti possono essere modificati su larga scala? E, soprattutto, un indottrinamento storico può lasciare un'impronta misurabile nella mente delle persone a decenni di distanza? Insomma, l'immersione in questi dati rivelerà delle dinamiche sociali inaspettate su come le politiche del passato continuino inesorabilmente a plasmare il nostro presente. La grande domanda che guida questa ricerca è tanto semplice quanto misteriosa. Convinzioni estreme e pregiudizi possono davvero essere inculcati al punto da resistere per oltre mezzo secolo? Per risolvere questo enigma, lo studio mette da parte le congetture e si affida alla scienza dei dati pura e cruda. Incrocia infatti sondaggi di opinione moderni con registri storici super dettagliati. È un approccio metodologico rigoroso, perfetto per capire la persistenza culturale nel tempo e l'efficacia reale di un sistema volto a modificare la mente di un'intera generazione. E questo ci porta dritti ai dati contemporanei, il vero punto di partenza dell'indagine. I ricercatori hanno esaminato le risposte di un importante sondaggio generale tedesco, l'Albus, concentrandosi in particolare sui dati raccolti negli anni 1996 e 2006. Stiamo parlando di un campione enorme, oltre 5.000 intervistati sparsi in ben 264 città diverse, un bacino di informazioni assolutamente fondamentale per misurare in modo oggettivo cosa pensi la popolazione, a moltissimi anni dalla fine del regime degli anni 30 e 40. Ora, i dati moderni offrono un quadro che fa davvero riflettere. Evidenziano che una porzione significativa della popolazione odierna mantiene ancora oggi delle visioni negative. Di fronte a domande specifiche, le risposte sono state rivelatrici. Ad esempio, il 25,7% degli intervistati si è dichiarato a disagio all'idea di un matrimonio misto all'interno della propria famiglia. E non solo, il 21,5% ha persino affermato che non dovrebbe esserci parità di diritti. Ma c'è un numero in particolare su cui vale la pena soffermarsi, il 25%. Un quarto della popolazione analizzata nutriva ancora opinioni da lievemente a fortemente negative. I ricercatori la definiscono una metrica di pregiudizio ampio. È una cifra incredibile, no? E infittisce enormemente il mistero, soprattutto se pensiamo che questi dati sono stati raccolti 50 anni dopo la caduta di quel sistema di potere. Da dove deriva questa radicata dispersione di opinioni? L'analisi economica ci suggerisce di guardare indietro, al periodo in cui quelle persone si sono formate. Per trovare la radice del problema, facciamo un salto indietro nel tempo, puntando i riflettori direttamente sull'impatto degli anni 30. L'attenzione dello studio si concentra proprio su quelle specifiche coorti demografiche nate in quell'epoca. Parliamo di persone che hanno vissuto i loro anni formativi sotto un apparato statale che faceva dell'indottrinamento razziale il suo pilastro assoluto. La teoria di base è chiara. Chi è cresciuto in quel decennio è stato esposto a un condizionamento ideologico estremo, in un'età in cui, lo sappiamo, la mente è estremamente suscettibile alle influenze esterne. Guardando questo grafico estratto direttamente dal documento originale, il risultato di quell'esposizione salta subito all'occhio. C'è un dato anomalo impressionante. La coorte nata negli anni 30 presenta quasi il 10% di estremisti convinti. È una quota che risulta dalle 2 alle 3 volte superiore rispetto alle generazioni nate dopo il 1950. I ricercatori fanno notare che, anche tenendo conto di fattori come il livello di istruzione o la situazione economica, chi è nato in quegli anni ha esattamente il doppio delle probabilità di avere opinioni estreme. Ma dietro alle statistiche, ovviamente, ci sono vite umane. Le memorie storiche ci aiutano a dare un volto a questi concetti. Pensiamo a questo estratto del libro di Alphonse Eck, che da ragazzino faceva parte delle organizzazioni giovanili dell'epoca. Scrive: «Inghiottivamo la nostra dose quotidiana di istruzione nazionalistica con la stessa naturalezza del latte mattutino. L'indottrinamento iniziava precocissimo, a 5 o 6 anni. Basti pensare che il manuale ufficiale per l'istruzione della gioventù dedicava ben 45 delle sue 105 pagine solo all'ideologia razziale. Era la prassi quotidiana, pervasiva e ineludibile». A questo punto potremmo chiederci: quale mezzo di comunicazione è stato più impattante? Confrontando le varie forme di propaganda dell'epoca, emerge un divario netto. Da un lato c'erano la radio e il cinema, considerati all'avanguardia, dall'altro i metodi tradizionali, cioè l'istruzione obbligatoria e i gruppi giovanili. Ebbene, incrociando i dati su abbonati radio e biglietti del cinema pro capite, lo studio dimostra che l'accesso locale ai media aveva incredibilmente uno scarso potere predittivo. Al contrario, sono state le scuole e le organizzazioni giovanili a rivelarsi straordinariamente efficaci nel forgiare in modo permanente la mentalità di una generazione.
E qui arriviamo al tassello finale, forse il più sorprendente di questa indagine, il peso dei pregiudizi preesistenti. Gli economisti hanno infatti scoperto l'ingrediente segreto che ha amplificato a dismisura questo effetto. In pratica si sono chiesti perché in alcune città l'istruzione di regime abbia funzionato alla perfezione, mentre in altre l'impatto sia stato molto più contenuto. La risposta non sta solo nel messaggio trasmesso, ma nel terreno storico su cui quei semi venivano gettati. Per dimostrare questa teoria, l'indagine scava ancora più a fondo nel passato, analizzando i registri storici delle votazioni molto prima dell'ascesa del regime. Parliamo di anni in cui, già dopo il 1870, iniziarono a circolare petizioni discriminatorie, come quella presentata a Bismarck, che raccolse bene 265.000 firme. Poi, tra il 1990 e il 1912, iniziarono a comparire elezioni in cui partiti radicali ottenevano forti consensi in aree specifiche, arrivando in alcuni distretti a superare il 40% dei voti. E guardate cosa succede mettendo in relazione i voti di fine Ottocento con i sondazzi degli anni 90. Emerge una correlazione netta. Il livello di intolleranza nel mondo contemporaneo è enormemente superiore in quelle aree che storicamente avevano sostenuto partiti discriminatori oltre un secolo prima. Nelle località che rientravano nel terzo superiore per supporto elettorale radicale, gli estremisti moderni sfiorano l'8%. Parliamo di un aumento di ben 4 volte rispetto alle zone dove quel supporto storico si fermava poco più del 2%. Gli autori del documento analizzano questo fenomeno definendolo effetto di amplificazione. In sintesi, le istituzioni e le scuole hanno agito come un gigantesco moltiplicatore esattamente lì dove il pregiudizio era già presente nelle famiglie e nelle comunità. Dal punto di vista economico e psicologico, questa è una prova inequivocabile della potenza del bias di conferma. La propaganda non agisce nel vuoto, si aggrappa e fa leva su credenze preesistenti, innescando una trasmissione culturale duratura che si tramanda di generazione in generazione. Tirando le somme, la ricerca conferma che quelle antiche politiche scolastiche non sono affatto svanite nel nulla, ma hanno generato una vera e propria eco nella nostra società moderna. Un'eco che possiamo misurare matematicamente anche nelle generazioni nate decenni dopo, come nel 1965 o nel 1975. Quei bambini degli anni 30, una volta cresciuti, hanno formato famiglie e comunità, trasmettendo a loro volta dei pregiudizi potentemente amplificati dal bias di conferma. E questo chiude il cerchio della nostra spiegazione, lasciandoci però con una riflessione molto profonda tratta dai dati emersi. Alla luce di questi numeri, quanto risulta vulnerabile la società oggi alla trasmissione culturale delle convinzioni? L'ombra lunga della storia e il potere dell'istruzione ci dimostrano che le idee radicate nel tessuto sociale richiedono decenni, se non secoli, per essere comprese e decostruite. Le convinzioni si ereditano, è vero, ma la consapevolezza oggettiva dei dati può essere il primo grande passo per spezzare questa catena.